Ciao, oggi mi trovo in questo bellissimo parco all'inglese, un posto decisamente perfetto per un picnic, non trovi? Magari proprio all'ombra di quella quercia là. Ma quale menù per un picnic? Insieme a Marisa in cucina, Cla e Joe e i biscotti e dintorni abbiamo pensato di proporne uno di cui ciascun canale cura una portata. Il mio compito è fare il contorno, un contorno perfetto per un picnic. Mi sono ricordato che durante un recente viaggio in Germania non ho perso occasione di assaggiare un sacco di fantastiche insalate di patate e allora mi sono studiato la ricetta e ho scoperto che ci sono un paio di passaggi veramente particolari, per cui segui il video fino alla fine, gli ingredienti li trovi in descrizione. Prendo 800 g di patate che devo lessare. Ognuno le può lessare come preferisce, io faccio così, prima le sbuccio tutte in questa maniera e poi le cuocio a vapore nella pentola a pressione. Per cui prendo la pentola a pressione, metto il cestello per la cottura a vapore, aggiungo 2 bicchieri di acqua, quindi metto le patate all'interno del cestello, chiudo la pentola e la metto sul fuoco. Quando comincia a fischiare aspetto 11 minuti e a quel punto le patate saranno pronte. Ho fatto sfiatare la pentola e adesso metto le patate a raffreddare perché le dovremo tagliare da fredde. Con un pentolino porto ad ebollizione circa mezzo litro d'acqua. Nel frattempo prendo una cipolla di dimensioni medio-piccole, levo la buccia e poi col solito sistema, prima tagli verticali, poi tagli orizzontali, la taglio finemente, ecco, in questa maniera qua. Aggiusto un po' perché deve essere un taglio molto fine, l'acqua sta bollendo, levo il pentolino dal fuoco e metto dentro la cipolla che ho appena tagliato. In questa maniera si smorzerà un po' il sapore della cipolla. Aggiungo anche mezzo cucchiaino di sale e un cucchiaino di zucchero e un cucchiaio di aceto. Una bella mescolata, metto il pentolino da parte e lascio riposare per circa mezz'ora. Quando le patate sono raffreddate le prendo e le taglio facendole più o meno delle dimensioni di un dado da gioco. Le patate devono essere cotte ma ancora abbastanza compatte, non si dovrebbero sfaldare troppo. Una volta affettate le aggiungo alla zuppiera. Prendo uno spicchio d'aglio e lo trito in maniera abbastanza grossolana, dopo lo metto da parte e servirà fra poco. Metto sulla bilancia il bicchiere del frullatore e azzero la tara, perché qui bisogna essere precisi. Aggiungo del latte intero, ne metto circa 60 grammi. A questo punto azzero la tara, prendo dell'olio di semi e aggiungo esattamente il doppio di quante latte ho messo, quindi 120 grammi. E poi inizio a frullare. E adesso guardate qua il miracolo di questa ricetta. Presto si forma un'emulsione che è quasi come una maionese. Aggiungo un mezzo cucchiaino di sale, un mezzo cucchiaino di senape, un cucchiaio di aceto e poi frullo nuovamente breve tempo. Aggiungo l'aglio che ho tritato prima e a questo punto finisco di montare. Guardate la consistenza, sembra quasi davvero maionese. Prendo il pentolino con le cipolle, le scolo e poi levo l'acqua in eccesso, premendole bene nel colino. E le aggiungo alle patate e do una prima mescolata. Prendo una decina di cetriolini sott'aceto, li taglio a rondelli abbastanza fini, ecco qua in questa maniera, e poi le aggiungo all'insalata. Aggiungo anche la salsa che abbiamo preparato, questa specie di maionese, e poi mescolo tutto. A questo punto siamo molto vicini alla fine della ricetta, mancano solo gli ultimi tocchi. Prendo un po' di erba cipollina, che ci sta veramente molto bene, la taglio in maniera non troppo fine e la aggiungo all'insalata. Una mescolata e infine il tocco finale. Prendo un po' di foglie di prezzemolo, le trito e aggiungo anche questa all'insalata. Mescolo senza mescolare troppo perché altrimenti si disfano le patate ed ecco qua e siamo pronti ad un assaggio. Metto in un piattino un paio di cucchiaiate di insalata, un po' di erba di cipollina che fa sempre il suo effetto e poi assaggio. Sì, proprio buona. Sì, e prendo anche una seconda forchettata. Ecco qua col cetriolino. Buono. A questo punto che so che l'insalata è venuta bene, possiamo prepararla nel contenitore per il nostro picnic. La trasferisco in un contenitore di plastica, chiudo il contenitore con il suo tappo e siamo pronti. L'insalata di patate tedesca è pronta per il picnic. Se questo video ti è stato utile, lascia un mi piace, aiuterai altre persone a trovarlo qui su YouTube. E naturalmente ti invito a completare il menù con l'insalata di pasta sfiziosa di Marisa in cucina, il secondo piatto di Cla e Joe ed il dolce di biscotti e dintorni. Clicca qui per vedere tutte le altre ricette in sequenza, mentre sotto trovi un'altra mia ricetta che potrebbe interessarti.
Ti invito anche ad iscriverti al mio canale per vedere altre ricette curiose come questa. A presto, ciao!